Ragazzi, Alpha Mini, il piccolo di casa SimMagic, e nell'intro la prima cosa che volevo fare è farvelo vedere intanto montato con il volante per farvi capire quanto è piccolo rispetto al volante, veramente è un gioiellino. E in più volevo ringraziare i ragazzi di Direct Drive Italia, volevo ringraziare i ragazzi di Arteam alias Direct Drive Italia per avermi dato l'opportunità di recensirlo per primo in Italia, perché naturalmente sono già uscite recensioni nel mondo in inglese. Questa è la prima che uscirà in italiano e ne sono veramente contento, perché penso che con questo nuovo prodotto, ragazzi, possiamo finalmente dire addio ai volanti di alta fascia a cinghia. Ma che me frega! Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare di Alpha Mini, il piccolo di casa SimMagic. All'interno della scatola troverete il vostro bel mini Alpha ben protetto da protezioni in una sorta di gomma piuma, questo per proteggere da qualsiasi sballottamento il servo. E all'interno troverete sia i cavi di alimentazione, in questo caso un cavo di alimentazione come il fratello maggiore Alpha con un interruttore elettrico per togliere corrente alla vostra base. Poi all'interno troverete l'alimentatore, che è un Gojusin da 216 watt e 6 ampere per dare potenza al vostro motore. Vi dico, Gojusin non la conosco come casa, in realtà mi sono un po' informato, in realtà sono alimentatori che hanno un costo abbastanza importante, sicuramente è un alimentatore di buona qualità. Naturalmente, ragazzi, dovete pensare che siamo attualmente nelle fasce più basse nel mondo Direct Drive. E sempre all'interno troverete anche il cavo USB per collegarlo al vostro PC. Ma andiamo subito a vedere da vicino il motore Alpha, quello che è, ragazzi, il motivo per cui stiamo tutti quanti qui. E vi dico subito che è un motore molto compatto, veramente piccolino. SimMagic offre la possibilità di montarlo sia con staffe laterali che anche sopra un piano con questi 4 fori, tutto per facilitare al meglio l'installazione. Naturalmente vedete di attrezzarvi se vorrete montarlo su un piano e vorrete inclinarlo, di prendere anche le staffe, che in questo caso sono optional. Tutta la cover motore è in alluminio con la parte sopra serigrafato Alpha con una piccola M che va a distinguere il mini. Naturalmente anche dalle dimensioni lo riconoscerete subito. Da questo lato abbiamo delle porte USB e in realtà un connettore di stile telefonico che servono sia per andare a fare dei controlli approfonditi, probabilmente da parte dell'assistenza SimMagic, sia per collegare le periferiche esterne come pedaliere. Adesso avete visto già usciranno cambi sequenziali, freno a mano, e li potrete collegare direttamente alla base. Dall'altro lato abbiamo un connettore USB per essere, come vi ho detto, collegato al PC e il connettore di alimentazione. Ma tutto, ragazzi, molto semplice, si monta veramente in 2 secondi. Andate subito a scaricare l'Alpha Manager e già siete connessi per poter lavorare con il vostro SimMagic Mini. Ma una prova che mi piace sempre fare, ragazzi, è la scioglievolezza del mozzo. Con un volante così piccolo mi sarei aspettato di sentirlo ancora più morbido, invece in realtà è in linea con quello del suo fratello maggiore Alpha. Si sentono, se ruotate un po' piano, un pochino i magneti, ma una volta acceso, ragazzi, è completamente fluido. Ragazzi, però lo poso perché comincia un pochino, è leggero ma comincia a pesare. Per quanto riguarda la scheda tecnica, parliamo di un motore da 10 Nm. Naturalmente il forte di questi motori non è tanto la potenza, come ho sempre detto in tutti i miei video passati, ma sono i dettagli, perché avendo la connessione del feedback diretta sul mozzo e quindi diretta a contatto con le vostre mani, sono i micro dettagli che faranno la differenza sull'esperienza che avrete con la tecnologia Direct Drive. Questi 10 Nm da SimMagic vengono gestiti con 3 CPU che garantiscono un ottimo controllo del servo. Io, ragazzi, avevo provato già Alpha, vi dico che lo sviluppo del firmware, cioè l'hardware avevo capito che era un buon hardware, ma lo sviluppo del firmware adesso lo sento veramente maturo e sono veramente contento di poterne parlare qui sul canale. SimMagic parla anche di un'intelligenza artificiale che vi aiuterà nella percezione degli effetti force feedback. Credo che questo settaggio, ma naturalmente li vedremo poi in seguito quando vi parlerò dell'Alpha Manager, sia legato al selettore delle sospensioni, che in realtà va un pochino ad accentuare quelli che sono gli effetti del force feedback. Naturalmente tutto questo secondo l'idea di SimMagic. Io, per come sono fatto, sono abbastanza un purista, mi piace sentire il force feedback, sistemarmelo, ma tendenzialmente amo più un discorso più neutro. Infatti nei settaggi che poi vi farò vedere quel tipo di slider l'ho tenuto molto basso. Comunque
C'è anche questo tipo di possibilità e naturalmente gli sviluppi che potranno venire in futuro, ragazzi, anche oggi non ce li possiamo neanche immaginare. Quello che questa tecnologia potrà portare alla simulazione. Altro fattore importante nella descrizione dell'hardware del SIMMAGIC Mini è l'encoder. In questo caso non è nemmeno un encoder rotativo come siamo abituati, un encoder assoluto come siamo abituati su altri prodotti, ma è una sorta di sensore di Hall che riconosce tramite un magnetismo la posizione di rotazione del volante. In realtà è un sistema che, se non ricordo male, è utilizzato anche su Podium e probabilmente è utilizzato, se non ricordo male, anche sui nuovi CSL DD, ma non so che tipo di precisione possono avere rispetto a un encoder rotativo, un encoder assoluto. E come numero di posizioni riconosciute, gli ingegneri di SIMMAGIC mi hanno fatto sapere che siamo a poco più di 262.000. Questo secondo me è un pochino un punto debole. Naturalmente non sono tanti e va tutto sempre rapportato alla fascia di utenza a cui questo motore si rivolge e naturalmente qual è il suo competitor diretto, che probabilmente è il CSL DD e che probabilmente a livello di encoder anche quello, diciamo, si aggirerà su questi numeri qua. Dico però che è un peccato perché probabilmente utilizzare encoder molto più risoluti, oggi siamo arrivati a 4 milioni, durante la mia esperienza ho provato anche i 2 milioni, secondo me 2 milioni è la cifra tonda che già vi dà una completa differenza a quella che è l'esperienza, perché più è risoluto l'encoder e più si riesce a lavorare meglio sui filtri, proprio l'elettronica del servo riesce a gestirli in una maniera molto più fluida e si riescono ad avere anche molte più sfumature, però naturalmente dipende sempre dalla fascia di prezzo e questo monta componentistica in linea con la concorrenza, come ho detto, con cui si andrà a scontrare. SIMMAGIC mantiene per la parte frontale una cover in carbonio. In realtà questa cover nasconde dietro l'elettronica wireless per comunicare con i volanti, perché naturalmente anche il Mini comunica con i volanti via wireless, quindi non ci saranno cavi volanti o penzolanti, anche se a me non mi danno fastidio, però a molti interessa che non ci sia cavetteria varia in giro ed è un bel plus. Sempre nella parte del mozzo ritroviamo il quick release di SIMMAGIC, naturalmente uno sgancio rapido molto veloce sia da montare che da smontare. Vediamo se riesco a farvelo vedere nel dettaglio, eccoci qua, con sfere che vanno a incastrarsi in queste sedi. Tutto per la massima solidità. Ma arriviamo a quello che è il cuore pulsante, che è quello che poi fa muovere effettivamente il volante, perché questi sono tutti dati, ma lasciano un po' il tempo che trovano, con quello che è il software, vero cuore pulsante che ci permette di cucirci addosso questa base. Arriviamo adesso a parlare dell'Alpha Manager, però ragazzi già vi anticipo che la versione che ho io potrebbe essere diversa da quella che avete voi, perché mi è stato mandato un nuovo firmware, come già vi ho detto, e quello che ho adesso è il 7050, però è un firmware modificato. Iniziamo quindi comunque a parlare di quelli che sono i filtri che utilizza Alpha Mini, che in realtà condivide con Alpha, il suo fratello maggiore, e questa volta abbiamo dei filtri leggermente diversi da quelli che avevamo quando feci la recensione del SIMMAGIC M10, perché in realtà ho spinto tanto affinché aggiungessero all'interno dei loro filtri il filtro inerzia e che dessero una riorganizzata totale a quelli che sono i valori che si possono impostare sui filtri che già c'erano, perché alcune cose funzionavano al contrario e quindi probabilmente potevano portare in confusione un utente magari di livello base. Allora, come primo slider abbiamo il Total Force, naturalmente qua c'è poco da spiegare, è la forza totale e nel caso di Alpha Mini ragazzi 100% sempre, riuscite tranquillamente a sfruttarlo sempre al 100%. Abbiamo poi il filtro Smooth Level, che è una sorta di filtro passo alto del force feedback, va a pulire quelle che sono un po' le impurità delle frequenze basse del force feedback. Anche qui non vi consiglio di esagerare con il livello di questo filtro, perché poi va troppo a intaccare quelli che sono anche degli effetti che potrebbero essere utili per la guida. È una sorta, per chi conosceva già anche MMOS, quello che era lo smoothing, anche in quel caso era un filtro che funzionava con lo stesso sistema. Abbiamo poi i filtri che sono i filtri basici di tutti i servomotori: inerzia, damping e friction. Sono quei filtri basici che vanno ad intaccare il funzionamento base del vostro servo, cioè quando li andrete a modificare il vostro servo cambierà anche quando non siete in gioco. Potete dargli già una sorta di peso, di resistenza per renderlo un pochino più realistico. Io ragazzi, questi sono i miei settaggi diciamo di partenza, poi voi accordatevi a quello che più vi piace. A me piace già dall'inizio avere un volante che non sia proprio completamente libero e mi piacciono in questo modo qui. Naturalmente c'è anche il wheel spring, ma neanche a dirlo sempre a zero, che sarebbe la molla di ritorno per ricentrare il volante. In realtà ragazzi quella
non deve esistere mai in nessun gioco. Nella parte sotto abbiamo i game effect, cioè decidiamo il volume degli effetti direct input che vengono dai giochi. Non tutti i giochi li usano, alcuni giochi ne usano soltanto alcuni, come Assetto Corsa Competizione utilizzano il dumping. R-Factor 2 utilizza la frizione, iRacing in realtà non ne utilizza nessuno. Per esempio, tanto per farvi capire come funziona, se iRacing non li utilizza è uguale qualsiasi valore voi impostate lì, iRacing non lo legge perché non ha quell'effetto di direct input, quindi 0, 100, 200 non cambierà nulla, e questo mi sforzo già da tempo di spiegarlo anche ai possessori di altri generi di base. Sulla parte destra invece dell'Alpha Manager abbiamo una sorta di contachilometri molto simpatico che vi dice a quanti gradi state girando il volante. Avete subito sotto lo slider per decidere quanti gradi dovrà girare il volante prima del bump stop, e il limit angle serve per regalarvi un bump stop nei giochi che non hanno un buon bump stop. Per esempio su un Assetto Corsa impostate 900 gradi il volante e 900 nel gioco, però nei giochi all'interno noterete che se superate l'angolo reale di sterzata il volante continua a girare, a meno che voi non utilizziate in quel caso il bump stop del gioco, ma vi consiglio di non attivarlo perché perché non è molto buono, ha un rimbalzo, insomma non è buono come tipo di bump stop, e voi potete, a secondo dell'auto che utilizzate, con il limit angle mettere un blocco al vostro volante che simuli il bump stop, pur mantenendo 900 gradi di rotazione sia nel gioco che nella base. Arriviamo poi alla parte sotto, wheel speed. In realtà nei precedenti firmware stava dall'altra parte, ragazzi. In questo caso io, come vi ho detto già l'altra volta, anche andando contro a quella che era la community di SimMagic, vi dico tenetelo al 100%. Questo perché per limitare la velocità del servo gli ingegneri di SimMagic agiscono sul dumping, sul friction e sull'inerzia. Andando ad abbassare andate in realtà ad aumentare questi effetti che un po' frenano il vostro servo. Visto che avete la possibilità nella parte sinistra di gestirvi questi filtri come volete, il mio consiglio tenetelo al 100%, che significa il volante completamente libero, perché tanto li applicherete singolarmente con i filtri che abbiamo visto prima. Suspension è uno slider che agisce, diciamo, con una sorta di aggiunta di effetti, di amplificazione di alcuni effetti dati dalla telemetria che SimMagic va ad analizzare con i suoi processori. Anche qui io sono abbastanza un purista, mi piace il gioco più aderente a quello che è l'idea dello sviluppatore, quindi in questo caso vi consiglio di tenerlo sempre a valori basi. Se volete provare a sperimentare effetti un pochino più amplificati potete provare a salire con i valori di questo slider, ma vi consiglio di non esagerare. Nella seconda schermata, che si chiama Calibration, possiamo testare tutti i pulsanti del volante. Se abbiamo la pedaliera possiamo testare anche la pedaliera e dargli anche i valori minimo massimo, o se abbiamo le frizioni stessa cosa, possiamo settare il minimo e il massimo anche delle frizioni. Diciamo che è un pannello abbastanza semplice. Per quanto riguarda la terza schermata, abbastanza importante, vi dico subito, nella parte destra avete una sorta di pannello che vi dice se il motore tutto sta funzionando bene, nel caso ci sono errori. Nella parte sinistra vi spiega il firmware che state utilizzando, insomma le informazioni base del Mini Alpha. Importante in questa schermata ci sono due cose: il channel, che va a scegliere il canale wifi con cui comunicherà con il volante da voi montato, ma soprattutto importante il limit hardness. Io non so perché l'hanno messo da questa parte, ma è il valore che va a decidere quanto duro sarà il bump stop. In realtà secondo me potevano metterlo nella prima schermata, essendo inerente a quel tipo di settaggio. Nell'ultima schermata invece abbiamo la possibilità di aggiornare il firmware tramite dei file che magari SimMagic mette a disposizione per l'aggiornamento del volante. E ragazzi, questo è tutto su Alpha Manager. Arriviamo quindi alle conclusioni finali. Ho provato il SimMagic con vari simulatori e su tutti quanti sono riuscito a trovare la giusta quadra per poterlo sfruttare al meglio. Naturalmente ragazzi, per alcuni aspetti prendete un po' con le pinze quelle che possono essere alcune mie considerazioni, naturalmente perché sono abituato a poter sfruttare forze molto più alte rispetto a quello che può gestire il piccolo Alpha Mini, ma comunque regalerà a chiunque provenga da volanti a cinghia
di basso, medio e alto livello, una sensazione molto forte di connessione con la strada. Riuscirete con i vari parametri all'interno dell'Alpha Manager a trovare la quadra per riuscire a sfruttarlo, per riuscire a trovare quello che è il vostro settaggio per sentirvi più a contatto con la strada, con i tipi di forze che vengono sviluppati dai vari giochi e per poterlo sfruttare al massimo. Naturalmente è compatibile solamente con PC, quindi è il primo requisito della fascia d'utenza a cui questa base si rivolge. Ma naturalmente a chi si rivolge questa base? A chi vuole entrare nel mondo di Direct Drive senza ancora andare a spendere cifre esagerate. Naturalmente ancora non siamo proprio al mainstream, perché tra base e volanti giochiamo intorno ai 1000 euro, ma nel caso di SimMagic posso dire che tutti i volanti della loro serie sono fatti tutti veramente molto bene. Gruppi di cambio totalmente in alluminio, back cover totalmente in alluminio. Naturalmente, se dovessi dare un consiglio a SimMagic, visto che adesso ha fatto uscire un volante Direct Drive da un costo molto basso, di trovare il modo di creare anche un volante di una fascia un pochino più bassa, perché effettivamente per i materiali che utilizza sono tutti volanti che comunque partono da un costo che in realtà è quasi pari a quello della base stessa, quindi probabilmente è quello che vi farà alzare un pochino il prezzo. Altro consiglio che voglio dare a chiunque ha intenzione di comprare questo volante è di abbinarlo a un volante che non abbia un grande diametro. In realtà in questo caso questo ha 33 cm di diametro, è un pochino troppo per essere utilizzato su una base da 10 Nm. Naturalmente è una mia idea, in virtù che vorrei più potenza, però naturalmente avere un volante già da 30 cm vi aiuterà a sentire e a beneficiare del force feedback da 10 Nm del Mini in maniera molto più consistente, perché naturalmente più si allarga il diametro del volante e più viene smorzata un pochino la forza in maniera più semplice dalle vostre mani. Quindi il mio consiglio: optate per volanti magari formula, oppure l'altro volante GT che sotto è tagliata a D, che se non ricordo male è da 30 cm, secondo me è un pochino più indicato. Altra cosa su cui mi voglio soffermare questa volta è parlare della garanzia e dell'assistenza. Questa è fornita dai ragazzi di Direct Drive Italia /Arc Team, e conosco molti amici che hanno comprato prodotti da loro e posso assicurare che l'assistenza è veramente di alto livello. Naturalmente assistenza in italiano, e sarete subito insomma coccolati per aiutarvi nei piccoli problemi che potrebbero esserci. In più c'è una community molto fiorente che sta crescendo, che magari vi può aiutare ad entrare in questo mondo. Ma naturalmente ragazzi, proprio nelle conclusioni finali arrivo a questo: a me questo volante mi è piaciuto, a prescindere che non fa parte della fascia con cui di solito guido. Però avevo già la convinzione che sarebbe stato un buon prodotto, per un semplice motivo: sfruttare 10 Nm è molto più semplice, non richiede filtri molto particolari per gestire delle determinate problematiche che nei simulatori si sviluppano solamente ad alte forze. Quindi il comportamento e la gestione di questo volante l'ho trovata molto buona, mi ci sono trovato davvero bene, e non posso quindi che confermare quella idea che all'inizio mi ero fatto quando avevo visto la pubblicità del lancio. Quindi ragazzi, adesso sta soltanto a voi dirmi: lo comprerete? Non lo comprerete? Perché? Scrivetemelo nei commenti e fatemelo sapere. E ragazzi, vi ricordo sempre: mettete un bel like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ricordatevi MDS Simpars su Facebook, andate anche lì e mettete un bel mi piace per supportare la pagina. E poi ragazzi, che dirvi, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!